Buon salve a tutti, io sono Roberta e oggi sono qui con un collo alto e uno chignon, che è una cosa abbastanza strana da vedere su di me. Ma per chi mi segue su Twitter, l'argomento di questo video non è una sorpresa perché ho fatto un poll su quale video dovessi fare e ha vinto lo scandalo Amadeus a Sanremo e il suo sessismo intrinseco. Per chi non dovesse conoscere la vicenda, anche se mi sembra strano perché è arrivata ai local, se ne hanno parlato tutti, lascio un piccolo spezzone dell'intervista che è significativo, sperando che la Rai non mi copri-strike. Sono contento, ecco, Francesca per esempio è come dire, una sorta di scommessa personale, perché a volte non per forza devi conoscere, ero curioso, questa ragazza molto bella, sappiamo ovviamente essere la fidanzata di un grande Valentino Rossi, ma è stata scelta da me perché vedevo che intanto la bellezza, ma la capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro, malgrado la sua giovane età, lei è una modella molto promettente, destinata ad avere un grandissimo successo. Ci sono pezzi del discorso di Amadeus che fanno riflettere e fanno anche infuriare. Alla domanda infatti perché ha scelto la ragazza, Amadeus inizia con è bella ed è normale, nulla da dire, perché comunque è normale che la valletta del presentatore sia una bella figura attraente, che quindi compensi, diciamo, nell'immaginario collettivo la mancata bellezza del commentatore, perché il commentatore deve essere bravo a intrattenere e invece la ragazza deve avere gli occhi su di sé, che è una concezione ovviamente sessista dei programmi televisivi che purtroppo c'è e di cui purtroppo non riusciamo a sbarazzarci, ma non è quello in realtà il punto del discorso e il punto della polemica. Infatti Amadeus procede dicendo che ha notato questa ragazza e ha scelto questa ragazza perché lei, essendo la fidanzata del grande Valentino Rossi, è abituata a stare un passo indietro rispetto al suo uomo. Questa cosa vuol dire che lui deve essere il ruolo centrale e lei è un ruolo di sostegno, che è vero, ma esposto così sembra qualcosa di sessista, ovvero che la donna deve stare dietro al marito, non nel senso che dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna, ma nel senso che la rilevanza in un programma televisivo o la rilevanza sociale, il ruolo che una donna ha nella società è inferiore a quella dell'uomo, come se il valore della donna fosse quello. Inoltre, addizionato al è bella, ripetuto varie volte, vuol dire che l'unica proprietà, l'unico valore di quella ragazza è la bellezza, ovvero che l'unico modo in cui si possa classificare una donna nel mondo dello spettacolo sia la bellezza, non la bravura, non la simpatia, che fa abbastanza schifo come concetto. Molte persone hanno provato a difendere Amadeus. Questa cosa qua secondo me non c'è riuscito nessuno, perché è una frase talmente mal posta che è difficile da difendere. L'unica scusa più o meno valida è lui ha iniziato dicendo che è bella, si è reso conto che come unica motivazione faceva schifo perché dava come unico rilievo la bellezza della ragazza, voleva aggiungere qualcosa ma ha fatto un casino. Ed effettivamente è una mezza scusa, quindi per questo non è una bellissima scusa, ma almeno potrebbe essere specchio della verità. Cosa invece ha detto Amadeus sulla faccenda nel momento in cui tutti, non solo Twitter, hanno iniziato a parlarne male, l'hanno accusato di sessismo, di maschilismo, e lui cosa ha risposto? La prima cosa che ha fatto è postare su Instagram, nel profilo di coppia, perché lui ha un profilo di coppia con la moglie, una frase, ve la metto qua, e praticamente incolpando gli spettatori di aver travisato le sue parole, quindi non dando delle scuse, non riconoscendo il proprio errore di almeno dire sì, scusate, mi sono espresso male e quindi vi ho lasciato da fraintendere. È stata una mia svista, una mia inaccortezza, mi dispiace per come mi sono esposto, volevo intendere questo. No, non lo fa. E infatti la gente si è ancora più incazzata, perché dicono ok, magari il tuo concetto era un altro, ma allora spiega qual era il tuo concetto.
E comunque scusati perché la tua forma era bruttissima e nessuno ha capito. Se nessuno ha capito, qualche problema c'è. Allora, in un'intervista, Amadeus ha provato a dare delle scuse, che però non sono tali perché non ha mai detto scusa. Ha detto che probabilmente si è espresso male e la gente ha frainteso. Cioè che non sono delle scuse ma è una scusa. E fra l'altro aggiunge che la gente non può tacciarlo di sessismo e che infatti lui non accetta che la parola sessista e maleducazione siano associate alla sua figura, perché non è vero. E signori e signori, abbiamo un esempio di uomo che non vuole riconoscere i propri errori, ma soprattutto che non vuole fare autoanalisi. Caro Amadeus, perché non fai le tue scuse e basta, invece di cercare scuse? Di mi dispiace, è facile. Mi dispiace, mi sono espresso male, oppure mi dispiace aver passato questo messaggio. È umano sbagliare. Che poi, se tu pensi veramente delle cose sessiste come le donne debbano stare un passo indietro, lì è un problema tuo. Però se è una figura di rilievo, conduci Sanremo, non puoi dirlo al telespettatore. È stupido come concetto, 1, e 2, hai molta influenza sul telespettatore medio, che quindi, vedendo te che dici una cosa del genere, si sente autorizzato a ripeterla. Fortunatamente, non tutte le persone di rilievo si sono schierate dalla parte di Amadeus. Prima persona Tiziano Ferro, che se in un primo momento ha commentato il post Instagram di Amadeus dicendo bravo, poi ha capito probabilmente di cosa si trattava in realtà e poi si è detto sul proprio profilo che si scusava, che non voleva prendere le parti, che quello che era stato detto era indifendibile. Ma la persona che mi ha resa più fiera è Mischeta. La Missa ha fatto una figura stupenda dicendo che le donne non devono stare un passo indietro rispetto agli uomini, ma un passo davanti. Ciò non vuol dire, attenzione, come ho visto travisare in giro, che la donna è superiore all'uomo, ma bensì che la donna deve lottare contro la società patriarcale per riprendersi il proprio posto e non stare al posto assegnatole dalla società. Poi, come diciamo conclusione finale, ho visto dei commenti molto simpatici sul la donna deve stare un passo indietro. Primo di una mia mutuals su Twitter. Ovviamente bisogna stare un passo indietro, ragazze. Come pensate di pugnalare alle spalle stando davanti? E un altro commento che invece ha fatto una mamma di una ragazza che conosco su Twitter è: ovviamente bisogna stare dietro perché solo così puoi dare un calcio in culo. Ragazzi, sono frasi bellissime, ve le lascio qua perché fanno un po' ridere ma anche riflettere su questa situazione. Spero quindi che voi abbiate un po' più chiara la situazione, ma soprattutto nessuno si schieri con Amadeus, perché è veramente comportamento inscusabile. Ha avuto più occasioni per riparare al danno e non l'ha fatto, quindi evidentemente qualcosa non va in quel personaggio. Non so perché la televisione si ostini a portarlo, fra l'altro, in un programma a pagamento. Fra l'altro, ecco, quasi mi dimenticavo, la nostra ministra delle infrastrutture ha proprio fatto uno statement pubblico in cui diceva: vabbè, l'anno prossimo spero che ci sia, cara Rai, una conduttrice donna a Sanremo. E ragazzi, è la cosa migliore che si potesse dire. E l'ha detto una figura non solo pubblica ma politica, quindi abbastanza importante in Italia, diciamo. Sono veramente felicissima. E giuro, ho finito di blaterare, i miei scleri femministi sono finiti qua per oggi. Io vi ringrazio tanto per aver sopportato questo sclero, ma soprattutto per supportare sempre il canale. Noi ci rivediamo in un prossimo video, sperando che non sia di troppi scleri. Ciao ciao bimbi belli! Gnafo!